Bentornati cari amici e appassionati della storia della Polonia e della Lituania. Quest'oggi in questa video lezione parliamo di quello che succede dopo la morte di Sigismondo II Augusto, il sovrano di Polonia-Lituania, che scompare nel 1572 fino circa al 1609, quindi la fine del 500, l'inizio del 600, in questa regione dell'Europa centro-orientale occupata dal vastissimo complesso della Confederazione polacco-lituana. Ci occuperemo di tre sovrani che vengono dopo Sigismondo II Augusto, cioè, ecco, vi ho scritti là sopra, li vedete: Enrico di Valois, che regna dal 1573 al 1575, Stefano Báthory, che regna dal 1576 al 1586, e poi Sigismondo III Vasa, di origine svedese, che occuperà il trono della Polonia dal 1587 al 1632, regnando quindi molto di più rispetto ai due suoi predecessori. Comunque noi ci fermeremo, abbiamo detto, circa nel 1609, quindi parleremo soltanto, ecco, della prima parte del regno di Sigismondo III, mentre della seconda parte dei suoi anni ne parleremo nella prossima video lezione. Come vedete, se considerate anche che Sigismondo II Augusto è morto nel 1572, vi rendete conto che ogni re in realtà viene incoronato un anno dopo la morte del precedente. Vedete anche in queste date. Che significa questo? Significa che i re ormai in Polonia vengono eletti, come abbiamo detto in passate video lezioni, e questa elezione, almeno ecco in questi tre casi, non è mai tranquilla. Suscita scontri, suscita polemiche, suscita divisioni. Il re veniva eletto, vi ricordate, con il sistema viritim, ricordate questa parola, il sistema in cui i nobili, la Schlachta, che comprende anche i piccolissimi nobili, che sono decine e decine di migliaia, votavano uno a uno per testa, ed erano appunto decine e decine di migliaia, dovevano votare tutti, e non attraverso un sistema rappresentativo. Proprio in occasione dell'elezione successiva alla morte di Sigismondo II Augusto nel 1573, questo sistema viritim fu confermato. Alle elezioni del 1573 venne votato a maggioranza come nuovo re il francese Enrico di Valois, fratello del re di Francia Carlo IX, che alla fine viene accettato anche dalla minoranza. Inizia così la tendenza dei nobili ad eleggere sovrani stranieri, e questo sarà, lo vedremo, la rovina della Polonia. I votanti, pensate, furono ben 40.000. Questa elezione, la prima delle tre che noi vediamo, quella di Enrico di Valois, è stata pacifica, è stata ordinata, ma le due successive elezioni, nel 1575 e nel 1587, le due successive elezioni non lo saranno, perché i nobili avevano deciso di riunirsi in un'unica grande assemblea, e sono migliaia e migliaia, abbiamo visto, assemblea che risultò quindi molto caotica, e anche perché la tensione fu aumentata dalla corruzione, dagli intrighi stranieri e dagli uomini armati che facevano da scorta ai magnati. In questi due casi, 75 e 87 con precisione, si tiene l'ultima elezione, succede che il candidato eletto viene comunque sfidato dal candidato della minoranza, che rifiuta di ritirarsi, cioè la minoranza sconfitta rifiuterà di accettare il vincitore. Quindi nel 1575, dopo la morte di Enrico di Valois, che
regna soltanto per 2 anni, viene eletto Stefano Báthory, principe di Transilvania, ma attenzione, la minoranza vota per Massimiliano II d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1587, dopo la morte di Stefano Báthory, viene eletto appunto Sigismondo III Vasa di Svezia, mentre la minoranza vota sempre per un Asburgo che si chiama sempre Massimiliano come il precedente, Massimiliano d'Asburgo, arciduca d'Austria, figlio di Massimiliano II, imperatore germanico, cioè il Massimiliano precedente. Quindi tutte queste 3 elezioni sono condizionate dalle alleanze internazionali che Sigismondo II Augusto, re defunto, aveva stipulato nei suoi ultimi anni di regno. Egli nel 1568 si era alleato con la Svezia e con l'impero ottomano. La sorella di Sigismondo II Augusto, Caterina, aveva sposato Giovanni III di Svezia. La Svezia peraltro aveva aiutato la Polonia contro la Russia ai confini con la Livonia e anche sul Mar Baltico, bloccando i rifornimenti destinati alla Russia. Inoltre Sigismondo II Augusto aveva aiutato gli ottomani contro la Russia e contro gli Asburgo. Per di più Sigismondo era alleato anche con la Francia, a sua volta alleata con l'impero ottomano. Quindi la politica di Sigismondo era fortemente anti-asburgica e il sovrano aveva rifiutato di unirsi persino alla campagna antiturca del 1571-1572, proprio per non combattere insieme agli Asburgo d'Austria. Per questo motivo, in queste 3 elezioni che abbiamo visto, 3 elezioni al re di Polonia, vengono scelti i candidati della Svezia, della Francia e della Transilvania, i candidati delle nazioni con cui la Polonia era alleata, e vengono rifiutati, come abbiamo visto, i candidati asburgici. Bisogna poi considerare anche il fatto che Sigismondo Vasa di Svezia era figlio della già citata Caterina, sorella di Sigismondo Augusto, ed era appoggiato anche dall'altra sorella di Sigismondo, Anna, vedova di Stefano Báthory. Quindi capite, c'erano anche delle questioni di parentela. Enrico di Valois regna per meno di 2 anni, dal 1573 al 1575, e soggiorna in Polonia solo pochi mesi. Stefano Báthory, abbiamo visto, regna per 10 anni, dal 76 all'86, mentre Sigismondo Vasa, l'abbiamo già detto, resta sul trono per ben 45 anni, dal 1587 al 1632. Tutti e 3 i sovrani hanno qualcosa in comune. Che cosa hanno in comune? Sono persone che continuano a essere legate al loro paese natale a danno della Polonia, trascurando la Polonia. Stefano Báthory si occupa principalmente di contrastare gli ottomani che minacciano la sua nativa Transilvania. Enrico di Valois, che avrei dovuto nominare prima perché viene prima di Stefano Báthory, non fa niente. Enrico di Valois trascura la Polonia e si occupa di conquistare il trono francese. Infine Sigismondo Vasa di Svezia si disinteressa della Polonia e Lituania per perseguire il suo maggiore interesse, ovvero diventare re di quale paese? Avete indovinato, della Svezia, da cui lui proviene, poiché i suoi familiari lo avevano privato del trono di Svezia. Tutte queste cose causano scontri tra i sovrani e il Parlamento, mentre molti nobili iniziano a pensare che forse sarebbe preferibile una dinastia nazionale. Ogni sovrano doveva poi affrontare complotti stranieri che destabilizzavano la Polonia. Avete capito perché i principi europei che speravano di essere eletti e che magari non erano stati eletti ordivano continuamente intrighi in Polonia per perseguire appunto i propri interessi, per cercare di occupare il trono di Polonia scalzando il re legittimo. Enrico di Valois si scontra con il Parlamento perché vuole togliergli alcuni privilegi. Ricordate, tutti i privilegi del Parlamento, ne abbiamo ampiamente parlato nelle precedenti video lezioni, ne parleremo ancora.
Quando Enrico di Valois torna in Francia e ne conquista il trono, lui avrebbe voluto unire Francia e Polonia, non voleva certo abdicare al trono di Polonia, ma la nobiltà polacca non è d'accordo e lo depone. Quindi viene eletto un altro sovrano, appunto Stefano Báthory, che come primo atto deve intervenire per reprimere la rivolta di Danzica, che non vuole riconoscerlo come re se non in cambio del ripristino dei privilegi che in precedenza il Parlamento aveva tolto alla città di Danzica. Peraltro ben presto Báthory ottiene il pieno controllo della situazione politica, perché la morte del suo rivale, l'imperatore Massimiliano, convince anche i sostenitori di quest'ultimo ad accettare Stefano Báthory. Dopo l'elezione, invece, l'elezione successiva, quella di Sigismondo III Vasa, Sigismondo III deve in realtà, nonostante sia stato eletto legittimamente, conquistarsi il regno sconfiggendo il suo rivale, l'arciduca d'Austria Massimiliano, che come abbiamo visto è figlio del già citato imperatore con lo stesso nome Massimiliano. Ciò avviene nella battaglia di Becena, la battaglia di Becena nel 1588. Tuttavia Massimiliano non si arrende, Massimiliano d'Asburgo, l'austriaco, il candidato sconfitto, non abbandonerà le sue aspirazioni e quindi creerà una crisi in Polonia con i suoi intrighi che comunque non vanno a buon fine. Bisogna ricordare che il re di Polonia e di Lituania viene eletto, ma la cerimonia di incoronazione gli attribuiva una funzione divina, conferendogli una sovranità accordata da Dio. I re polacchi, come abbiamo ricordato molte volte, vedono i loro poteri limitati dal Parlamento per via di un elemento contrattuale di origine medievale. I Pacta Conventa firmati nel 1573 da Enrico di Valois non fanno che ribadire i poteri che il Parlamento aveva già, così come gli articoli enriciani. Gli articoli enriciani impediscono al sovrano di dichiarare guerra o di esigere tasse senza il consenso del Parlamento. Quando il sovrano ha bisogno di tasse per continuare una guerra, deve piegarsi al Parlamento. E su questa materia Sigismondo III si scontrò più volte con il Parlamento. Ad ogni modo il re resta il supremo capo militare e da lui dipende l'assegnazione di tutte le cariche laiche ed ecclesiastiche. Nel 1606 Sigismondo III cerca di varare importanti riforme e per farlo propone di limitare i poteri del Parlamento. Il re vuole un aumento del numero dei soldati e vuole l'imposizione di tasse annue che non richiedano ogni volta l'approvazione del Parlamento, di tasse che ogni anno vadano in automatico, stabilite una volta per tutte. Il re cerca di far approvare nelle votazioni il criterio della maggioranza e non dell'unanimità, che aveva bloccato l'attività di diete precedenti, perché bastava uno che ponesse il veto e i lavori della dieta non potevano andare avanti. E inoltre il re cerca anche di ridurre la lunghezza degli interventi, spesso interminabili. Qualunque nobile nel Parlamento poteva prendere la parola, parlare per ore e la discussione andava avanti per giorni, se non per mesi con questi espedienti. Le proposte del re sono appoggiate dalla maggioranza dei senatori, i quali auspicavano anche riforme sociali a favore dei contadini. Ma il problema, come abbiamo ricordato più volte in precedenti video lezioni, non era il Senato, ma era l'altra Camera del Parlamento, ovvero la Camera dei Deputati, egemonizzata dalla nobiltà grande e piccola, anche piccolissima, la Szlachta. La maggior parte dei nobili di questa Szlachta scatenano una rivolta che si trasforma in una guerra civile, accusando il re di voler imporre la tirannia e di trescare di nascosto con gli Asburgo d'Austria. I capi della rivolta, tra gli altri, sono il magnate Mikołaj Szebrzydowski, il principe e capo del partito calvinista, quindi protestante, Janusz Radziwiłł, e poi anche Stanisław Stadnicki.
Questi sono i capi della rivolta. Purtroppo i nobili antepongono la difesa dei loro privilegi al bene del regno, e questo avrà, come vedremo in futuro, conseguenze disastrose. Sigismondo viene appoggiato dagli etmani Stanisław Jołkiewski, e anche l'altro etmano è Jan Karol Chodkiewicz. Sigismondo riesce a sconfiggere i rivoltosi nella battaglia di Gusów. Tuttavia Sigismondo non riesce ad imporsi sul piano politico. Le riforme vengono rimandate. L'occasione per imporre un forte potere centrale viene perduta. L'autorità del re si indebolisce ancora di più, a tal punto che i nobili cominciano a riunirsi illegalmente al di fuori del Parlamento, e nessuno riesce a fare niente nei confronti di questi loro consessi illegali. Naturalmente in Polonia ci sono le divisioni religiose. È arrivata la riforma protestante, e lo sappiamo già, perché abbiamo dedicato un'intera lezione alla riforma protestante in Polonia. Andatevela a vedere se ve la siete persi. La maggior parte dei polacchi resta cattolica comunque, ma oltre alle minoranze religiose presenti da secoli, ortodossi, ebrei e armeni, nel Cinquecento si diffondono ben 4 correnti protestanti: i luterani, i calvinisti, che erano molto presenti nella nobiltà, ma anche i sociniani antitrinitari, di cui abbiamo parlato nella precedente video lezione, e persino gli ussiti dei fratelli boemi. Abbiamo spiegato queste cose, parlato dell'avvento in Polonia di queste 4 chiese protestanti. Abbiamo fatto ampiamente, appunto, nella video lezione che ricordavo. Abbiamo anche detto che dopo 2 sovrani tolleranti o comunque inefficaci nel contrastare la riforma, come Sigismondo I e Sigismondo II Augusto, alla fine del Cinquecento la Chiesa cattolica inizia a registrare qualche successo. La Chiesa cattolica dipendeva dalle 2 sedi metropolitane di Gniezno e di Leopoli, Lviv, che è territorio ucraino annesso alla Polonia. L'arcivescovo di Gniezno era il primate di Polonia. Non era solo la suprema autorità ecclesiastica, ma aveva anche un potere, un'importanza politica notevole. Infatti poteva convocare il Parlamento nei periodi di interregno tra un re e l'altro, e in certe occasioni poteva convocare il Senato, poteva convocare autonomamente il Senato, che era zeppo di vescovi come lui. Si iniziano a riunire sinodi provinciali e diocesani che contribuiscono a riformare i costumi del clero e a recuperare una volontà di azione. È molto importante l'opera dei Gesuiti. Dal 1564 al 1610 i Gesuiti fondano in Polonia numerosi collegi che all'inizio del Seicento accoglievano circa 10.000 giovani. Riuscirono i Gesuiti a mettere sotto controllo l'Università di Vilna, ma i loro tentativi di creare un'accademia a Poznań nel 1611 e poco più tardi a Cracovia furono inibiti dall'Università di Cracovia stessa, che aveva creato a sua volta numerosi collegi nel regno. Inoltre i Gesuiti gestivano 2 collegi importanti per l'istruzione di missionari destinati alla Svezia e alla Livonia. Ricordo che la Livonia è il territorio formato da Estonia più Lettonia. La Chiesa ortodossa dipendeva dal metropolita di Kiev ed era fortemente in crisi. Era la Chiesa dei Rus. I vescovi non avevano diritto di sedere in Senato, i vescovi ortodossi, a differenza di quelli cattolici, e il clero era impreparato. Per questo il principe ucraino Konstanty Ostrowski fondò un collegio a Ostrog, che in ucraino si pronuncia Ostroh. Vescovi ortodossi come Posesh oppure Terlek ritenevano che una soluzione alla crisi fosse
l'unione con Roma, l'unione tra le due chiese ortodossa e cattolica, per la quale spingeva anche il vescovo Bolognetto. Nel 1577 il gesuita Piotr Scarga, nella sua opera dell'unità della Chiesa di Dio, progettava un'unione che però mantenesse la liturgia slava, e infatti questo tipo di unione si realizza e viene approvata dal Sinodo ortodosso di Brest nel 1596. È nata la Chiesa greco-ortodossa, chiamata anche Chiesa Uniate. Ostrogski e i due vescovi ortodossi in realtà Ostrogski aveva cambiato idea, insieme ad altri due vescovi ortodossi preferirono non firmare. Ostrogski infatti preferì costituire una confederazione di ortodossi e protestanti alternativa alla Chiesa Uniate nel 1599. Gli ortodossi che rifiutano l'unione si trovano in grandi difficoltà e infatti furono riconfermati nei loro diritti politici soltanto nel 1607. Abbiamo parlato delle chiese protestanti nella già citata videolezione dedicata alla riforma in Polonia. I luterani erano particolarmente presenti in Prussia orientale e in Livonia, soprattutto nelle aree tedesche, e si erano affermati soprattutto nelle città. I calvinisti invece erano molto più diffusi dei protestanti, calvinisti in generale, ma erano molto più diffusi all'interno della Confederazione polacco-lituana. Prosperavano soprattutto nella piccola Polonia, ma stavano aumentando molto i calvinisti anche in Lituania, avevano molto successo all'interno della piccola nobiltà. I fratelli boemi invece, cioè gli ussiti, si erano stabiliti nel distretto di Poznan. I fratelli boemi erano una corrente estremista degli ussiti provenienti dalla Boemia. Abbiamo parlato ampiamente degli ussiti, lo sapete, e anche dei fratelli boemi nelle videolezioni del ciclo della storia della Boemia a cui vi rimando. I fratelli boemi si distribuiscono, soprattutto si insediano nella regione di Poznań e in particolare la città di Leszno. La città di Leszno era il loro centro di aggregazione, soprattutto dopo che il grande Comenio divenne il direttore della loro scuola. Grandissimo umanista Comenio ovviamente è il nome latinizzato, il suo vero nome è Jan Amos Komensky. Abbiamo parlato nella precedente videolezione sulla riforma dei sociniani che negavano la Trinità, i quali provenivano dall'Italia. Questi aumentano nel 600 e il loro centro culturale era senz'altro la città di Raków. Ecco, i sociniani a Raków si scrive così, ma si legge Raków con il suo collegio e la sua tipografia era proprio il centro propulsivo di questi antitrinitari, di questi sociniani. Per lungo tempo i sociniani non si diedero delle basi dottrinali precise fino alla pubblicazione del Catechismo di Raków nel 1605. Abbiamo già parlato nella precedente videolezione sulla riforma delle unioni tra i vari gruppi protestanti e tra loro e gli ortodossi, unioni realizzate per contrastare la Controriforma cattolica. Invece i rapporti tra cattolici, protestanti e ortodossi erano regolati dalla Confederazione di Varsavia del 1573, che stabiliva che dovesse esservi pace tra le varie fedi, evitando ogni spargimento di sangue. Questo accordo resterà a lungo il parametro della politica religiosa polacca. Esiste comunque un clima notevole di tolleranza, molti principi non costringono la popolazione ad accettare la loro fede e persino permettono l'edificazione di chiese di confessione diversa all'interno dei loro territori. Stefano Bathori è un sostenitore dei cattolici e dei gesuiti, ma utilizza anche protestanti come suoi consiglieri. Ha come suo fido consigliere il sociniano Gaspar Békés di Korniat,
Gaspar Békés di Korniat, nome ungherese. Gaspar Békés di Korniat vive tra il 1520 e il 1579, che, pensate, nel 1571 aveva sfidato Stefano Bathori alle elezioni in Transilvania, poi però diventò il suo consigliere. Sigismondo III Vasa, anche lui cattolico, fautore della promulgazione di numerose leggi, editti contro i protestanti, però Sigismondo III Vasa fu sempre in buoni rapporti con sua sorella Anna, protestante e finanziatrice e protettrice dei protestanti. I protestanti, soprattutto i calvinisti, hanno una notevole influenza politica, possiedono la maggioranza nella Camera dei Deputati, perché vi ho detto che la maggior parte dei nobili diventano calvinisti, e possiedono 60 membri al Senato contro i 70 dei cattolici. I calvinisti sono all'avanguardia da un punto di vista culturale, infatti avevano 24 tipografie contro le 21 dei cattolici, e fondano poi molte scuole. C'è da ricordare però che il protestantesimo non trionfò mai in Polonia, perché la maggior parte della popolazione rurale restò fedele alla Chiesa cattolica. Dopo aver subito per molto tempo la crescita dei protestanti senza riuscire a opporsi, a partire più o meno dalla morte di Sigismondo II Augusto, la Chiesa cattolica si riorganizza e il numero dei cattolici ricomincia a crescere notevolmente. I principi della Confederazione di Varsavia tuttavia vengono rispettati per molti anni, e comunque episodi di violenza non mancano. Ad esempio la chiesa calvinista di Cracovia viene distrutta nel 1574, ma episodi del genere si verificano anche in seguito, nel 1591 e nel 1611. Numerosi sono gli attacchi da parte dei luterani nei confronti dei cattolici e talvolta nei confronti dei calvinisti nelle città a maggioranza tedesca luterana. Tuttavia i sovrani condannarono sempre queste azioni. I cattolici erano divisi. Una minoranza desiderava la linea dura contro i protestanti, ma la maggioranza, guidata da Jan Zamoyski, la maggioranza della Chiesa cattolica guidata da Jan Zamoyski, voleva un accordo con i protestanti per mantenere la tolleranza, l'ordine e la pace. Durante la dieta del 1631 fu approvato il Processus Confederationis, fortemente voluto dai protestanti, che istituisce tribunali speciali con procedure rapide contro i crimini religiosi. Le guerre di religione in Polonia vengono evitate, i cattolici riusciranno a riassorbire i protestanti senza guerre, senza stermini, senza plateali repressioni, ma di questo riparleremo nelle prossime video lezioni. Vediamo ora la politica estera della Polonia-Lituania. Durante il regno di Sigismondo II Augusto la questione più importante era stata, vi ricordate, la rivendicazione da parte della Lituania su Smolensk, Siewierz, che come forse ricordate erano andate alla Russia all'inizio del Cinquecento. Nel 1582 viene firmata una tregua di 10 anni tra Polonia e Russia a Jam-Zapolski. In base a questa tregua la Livonia e Polok rimangono alla Polonia. La Livonia è il distretto di Polok, mentre Vajlikie Luki, ho scritto qua, Vajlikie Luki passa alla Russia. Questa tregua tra Polonia e Russia viene rinnovata nel 1591 e nel 1601 per 10 anni. Nello stesso 1601 la Lituania-Polonia presenta alla Russia una proposta già avanzata in passato, addirittura l'unione della Polonia-Lituania con la Moscovia. L'intento è far fronte comune contro la Svezia. I russi però non accettano le clausole più liberali di questo
trattato tra cui la tolleranza religiosa. Questo progetto comunque di unione tra Russia e Polonia, come vedremo, sarà riproposto in seguito. Per quanto riguarda gli Asburgo d'Austria, come abbiamo già detto, Massimiliano d'Asburgo d'Austria non si rassegna alle elezioni di Sigismondo III Vasa sul trono polacco. A partire dal 1589 lui e la sua famiglia promuovono intrighi all'interno della Polonia. Il fratello di Massimiliano, attenzione, il fratello di Massimiliano d'Austria, Ernesto, riesce a contattare Sigismondo, il re Sigismondo, all'insaputa di Massimiliano, cercando di convincerlo a rinunciare alla Polonia per non perdere il trono di Svezia. Capite che intrigo sottile sta tessendo Ernesto, e quindi Massimiliano d'Asburgo ha anche un contendente proprio nel suo stesso fratello Ernesto. In effetti Sigismondo Vasa, preoccupato per la successione in Svezia, ipotizza di tornare lì, ma successivamente abbandona quest'idea. In seguito, attenzione, nel 1592 queste trame vengono scoperte e rese pubbliche da Massimiliano, il che ovviamente provoca uno scandalo in Polonia. I partigiani polacchi degli Asburgo sono in grave imbarazzo, che gli Asburgo hanno tramato contro il regno di Polonia, mentre si sviluppa un odio verso la famiglia austriaca. Ma naturalmente ci si scaglia anche contro il re Sigismondo III, che aveva anche lui tramato in segreto con gli Asburgo. Così l'autorità e la dignità del re, che già aveva pochi poteri, ne escono gravemente danneggiate. Sigismondo assicura solennemente di non voler lasciare la Polonia per la Svezia, ma il clima di sospetto continua a lungo, perché, a differenza di Ernesto, il fratello Massimiliano d'Asburgo rinuncia ufficialmente al trono polacco soltanto nel 1598. Molto importante è la questione della Prussia orientale o ducale, che vi ricordo era stato vassallo del regno di Polonia. Qui Alberto Federico di Hohenzollern-Ansbach, abbiamo già parlato di questa dinastia, gli Hohenzollern-Ansbach, non so se vedete proprio qui sotto, gli Hohenzollern-Ansbach, i duchi della Prussia orientale, avevano giurato fedeltà vassallatica al regno di Polonia. Va sul trono della Prussia orientale Alberto Federico di Hohenzollern-Ansbach, figlio del primo duca Alberto, lo ricordate? Alberto di Hohenzollern, ne abbiamo parlato in precedenza, e quindi Alberto Federico giura fedeltà al re di Polonia Stefano Batory nel 1576. Quest'ultimo, Stefano Batory, grato di questa alleanza, nel 1578 estende i diritti di successione della Prussia orientale agli elettori degli Hohenzollern di Brandeburgo, cioè non gli Hohenzollern-Ansbach di Königsberg, Prussia orientale, ma gli Hohenzollern di Berlino, cioè del Brandeburgo. Estendono i diritti al ramo collaterale degli Hohenzollern di Berlino, del Brandeburgo, nel caso si estingua il ramo degli Hohenzollern-Ansbach di Prussia orientale. Poiché Alberto Federico è debole di mente, Stefano Batory, re di Polonia, nomina come suo tutore l'ettore Giorgio Federico di Brandeburgo. Alla morte di Giorgio Federico nel 1603, il nuovo re di Polonia Sigismondo III, senza consultare la dieta, nomina duca di Prussia orientale il nuovo elettore di Brandeburgo, quindi sempre il ramo collaterale degli Hohenzollern di Berlino, Gioacchino Federico. A morte anche di Gioacchino Federico, il figlio Giovanni Sigismondo ottiene l'investitura del ducato nel 1611. In questo modo gli Hohenzollern, e questo è molto importante, gli Hohenzollern di Brandeburgo, che tanta rilevanza avranno nel prosieguo della storia europea, gli Hohenzollern di Brandeburgo si assicurano il controllo della Prussia orientale, e quindi l'esitazione della Polonia fa sì che la Prussia orientale si svincoli dal vassallaggio con la Polonia
e si unisca al Brandeburgo. Stefano Batory vuole evitare guerre con l'impero ottomano, per questo rinnova la pace con il sultano nel 1577 e tuttavia questa pace viene minacciata dalle scorrerie cosacche contro i tatari e gli ottomani. Parleremo dei cosacchi nella prossima video lezione. Queste scorrerie dei cosacchi a volte sono istigate dall'imperatore asburgico, che vuole creare problemi tra Polonia e ottomani, spera che Polonia e ottomani si scontrino in guerra. Questi ultimi, cioè gli ottomani, nel 1590 pensano appunto di muovere guerra, ma si arriva ad un accordo e la pace viene rinnovata anche nel 1591. Tuttavia, Impero Ottomano, Polonia e Impero Germanico si scontrano più volte per il controllo del Mar Nero, contendendosi Moldavia, Valacchia e Transilvania. Nel 1595 la Polonia riesce a occupare la Moldavia, che però viene persa a favore dell'Impero Ottomano nel 1615. Dopo la vittoria polacca contro gli ottomani a Chosim nel 1621, Chosim, che credo che gli ucraini chiamino Chotin, perché in fondo Chotin o Chosim è una città ucraina. Dopo che i polacchi sconfiggono i turchi ottomani a Chosim nel 1621, si firma un accordo in cui i turchi si impegnano a fermare gli attacchi dei tatari contro la Polonia, e inversamente i polacchi fanno lo stesso riguardo ai cosacchi, rassicurano gli ottomani che i cosacchi non li invaderanno più. All'inizio del Seicento le alleanze cambiano per la Polonia. L'alleanza tra Russia e Svezia del 1609 fa precipitare rapporti già deteriorati tra Polonia, Lituania e Svezia. La Polonia dunque si risolve ad allearsi con l'Austria, abbandonando una lunga ostilità anti-asburgica. E quindi per lungo tempo i re polacchi erano stati in contrasto con gli Asburgo d'Austria, adesso invece diventano amici e alleati. Così la Polonia viene coinvolta in una serie di guerre contro i turchi e nelle guerre perennemente in corso tra Russia e Svezia. Parleremo di queste guerre nella prossima video lezione. È evidente che la situazione militare richiedeva un notevole impegno. La gravità della situazione può essere valutata pensando al fatto che tra il 1572 e il 1610 la Polonia-Lituania subì ben 30 invasioni tatare. Nel 1564 il Parlamento aveva autorizzato la creazione di un esercito stabile di 4.000 uomini, ma non era sufficiente, era necessario ricorrere a mercenari, sia polacchi sia stranieri, come in fondo facevano i regni dell'Europa occidentale. Stefano Batory modernizzò e riordinò l'esercito facendo ricorso anche a cosacchi e tatari. In realtà il re, come abbiamo visto, era a tal punto legato alle votazioni del Parlamento anche in materia di tasse per finanziare la guerra, da non riuscire ad organizzare un esercito in meno di un anno. Era lentissimo e farraginoso anche il fatto di mettere insieme un esercito, questo è un grave problema. L'economia della Polonia e Lituania era basata sull'agricoltura, come era sempre stato. Nel periodo di cui stiamo parlando era basata l'economia sui cereali, soprattutto la produzione continuava a crescere, ma la condizione dei contadini, sottoposti a prestazioni d'opera sempre più gravose, peggiorava. La piccola nobiltà rurale dei cavalieri diventa una classe di coltivatori, quindi si mettono i cavalieri a coltivare direttamente le loro terre e fanno progredire le tecniche di conduzione della terra in base alla nuova agronomia, quindi questo è un grande progresso. Si producevano anche piante di lusso come canapa, lino, l'allevamento era più diffuso nei territori orientali ed esisteva anche la piscicoltura e l'apicoltura. Vi erano miniere di ferro ma poche industrie per lavorare il ferro. Siccome i ceti più ricchi acquistavano articoli di importazione costosi, provocando una fuoriuscita di moneta metallica dal regno, le autorità incentivarono la produzione locale di beni di lusso, ad esempio marocchino e altri tipi di cuoio pregiato, arazzi e tappeti di alta qualità, tende, orologi, selle di stile turco.
Insufficienti erano gli investimenti nell'industria a causa della scarsa domanda da parte dei ceti inferiori che si stavano impoverendo e quindi non compravano, non acquistavano beni industriali. Erano presenti anche miniere d'argento e di piombo e vaste miniere di sale, si affermano sempre di più, soprattutto nei territori orientali, le grandi signorie fondiarie. Veniva praticato anche l'allevamento di cavalli e quello del bestiame che forniva animali da tiro ai contadini. Vi erano anche delle manifatture che trasformavano in tessuti la materia prima fornita dall'allevamento di pecore, manifatture, poche manifatture. Il commercio marittimo e terrestre si espande nella seconda metà del Cinquecento e anche all'inizio del Seicento. Il commercio via terra era tuttavia molto costoso, sicché si preferiva utilizzare i fiumi. Grazie alla Vistola, Danzica diviene il maggior porto sul Mar Baltico. Pensate che tra il 1562 e il 1574 le navi dirette a Danzica rappresentano il 59% di tutto il commercio navale del Baltico. E i mercanti del Bar Baltico erano prevalentemente fiamminghi seguiti dagli inglesi. Bene, noi ora ci fermiamo qui. Abbiamo detto, siamo arrivati ad una data, diciamo, convenzionale, più o meno nel 1609, ma abbiamo anche parlato di alcuni avvenimenti che riguardano anni successivi al 1609. Vi consiglio, vi prego di continuare a seguirmi. Nella prossima video lezione parleremo dell'ultima parte del regno di Sigismondo III Vasa, che va appunto dal 1609 al 1632, ma anche del re successivo, il figlio di Sigismondo III Vasa, il secondo re Vasa della dinastia dei Vasa in Polonia, cioè Ladislao IV Vasa, che regnerà dal 1632 al 1648. Quindi nella prossima lezione vi parlerò di avvenimenti molto importanti del periodo 1609-1648. Continuate a studiare con me queste vicende appassionanti della storia della Polonia e della Lituania, che ormai sono unite, unite in maniera effettiva. Polonia e Lituania non vengono più chiamate Polonia-Lituania o Lituania-Polonia col trattino, ma in realtà questi territori ormai del regno, che hanno un solo re, il Granduca di Lituania è scomparso, vengono chiamati semplicemente Polonia. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta, la prossima lezione, arrivederci.